Condividere la vostra radiosità 3 febbraio 2012. Amati maestri. Il mondo strutturato, materiale che l'umanità ha creato nel corso delle molte ere passate si sta rapidamente sgretolando. I confini materiali forzati, restrittivi e le limitazioni vengono lasciate indietro e sostituite con i concetti tolleranti di giustizia ed equità. Le convinzioni disallineate, le leggi distorte e gli insegnamenti religiosi dogmatici vengono rivalutati e trovati carenti mano a mano, che le masse si liberano dalle catene della limitazione e cercano il potere della verità illuminata e della maestria del sé. Il dolore, il sacrificio e l'angoscia simboleggiati dalla crocifissione appartengono al passato. Il trionfo, la gioia e la forza saranno l'obiettivo dello sforzo spirituale e la felicità dei regni superiori sarà disponibile per coloro che acquisiscono la capacità di esistere nei campi più raffinati della coscienza nella quarta dimensione superiore e nella quinta. Ciò che vi attende in questi regni gloriosi, cari cuori, va oltre la vostra più sfrenata immaginazione. Le infusioni di amore / luce vi aiuteranno ad armonizzare la vostra natura emotiva in modo che possiate attraversare i molteplici livelli della quarta dimensione con facilità e grazia. L'intelligenza focalizzata e l'accesso alla vostra sacra mente sono necessari per entrare ed attraversare con successo i sottolivelli della quinta dimensione. È importante che pratichiate la vostra regolare purificazione mentale tramite le frequenze superiori di luce. Ricordate spesso a voi stessi a che serve restare aggrappati ai vecchi rancori e agli eventi dolorosi? Adesso ci sono realtà multiple tra le quali scegliere. Prima o poi, tutti devono diventare consapevoli di essere esseri multidimensionali. Accettate la verità, che siete immortali ed iniziate a vivere la vita al massimo nell'eterno presente. Lo sviluppo dell'autoconsapevolezza richiede il pensiero focalizzato, che porta a percorsi di coscienza superiore. Dovete sviluppare e perfezionare il vostro potere di scelta consapevole all'interno del più ristretto, accettato spettro di luce ed ombra. Nel futuro, realtà più raffinata dell'umanità, la pace prevarrà ed il conflitto sarà risolto attraverso la diplomazia mentre tutti imparano a cercare il massimo risultato e le soluzioni più benevole. Dapprima dovete scegliere consapevolmente un'alternativa positiva alla solita risposta negativa. Durante la revisione notturna della vostra giornata, visualizzate un'alternativa di frequenza più elevata, e gradualmente le abitudini negative scompariranno. Tutti gli aspetti della manifestazione iniziano internamente. I concetti o le idee astratte per nascere devono passare attraverso una fase di incubazione prima che possano diventare una realtà nel mondo della forma. Ricordate, tutte le vostre esperienze di vita sono un risultato delle frequenze discordanti o armoniose, che proiettate, consciamente o inconsciamente, siete i creatori della vostra realtà materiale. Man mano che progredite nel processo di rivendicare i vostri doni ed attributi della maestria, scoprirete che la solitudine è un'illusione, un impulso dell'ego, per cui uno stimolo esterno o l'interazione con le altre persone è cercato come un mezzo di divertimento o convalida di autostima. Il desiderio di solitudine diventa un impulso ardente per l'aspirante spirituale. Dovete sperimentare la solitudine per scoprire chi siete veramente. È di vitale importanza che entriate in sintonia con i vostri pensieri e li monitoriate, perché il chiacchiericcio casuale, costante della mente si trasforma in potenti forme pensiero se gli permettete di continuare per molto tempo. È come tracciare un solco di pensiero nell'impianto di registrazione della vostra mente, e la vostra mente subconscia / egoica finirà per accettare questi pensieri casuali come vostra verità. Ogni persona è unica, e nel processo di risveglio alla vostra divinità, gradualmente lascerete andare il travestimento limitante della personalità dell'ego secondo i vostri tempi e modi. L'umanità sta sperimentando 3 piani di coscienza simultaneamente, sebbene la maggioranza delle persone non ne sia consapevole. I 3 chakra inferiori, corpo fisico mentale, le forti influenze astrali ed i modelli di credenze della coscienza di massa influenzano la personalità corpo emozionale e gli impulsi condizionati attraverso i ricordi di vite passate e codifiche ancestrali sono la norma. Corpo dei desideri dell'ego, una combinazione di condizionamenti di vite passate e presenti è la forza trainante dietro l'ego. Il ponte verso la coscienza superiore è il cuore.
I 3 piani di coscienza evolvono nel modo seguente: il corpo emozionale intuisce attraverso l'anima centro del sacro cuore. La coscienza del corpo mentale evolve tramite la sacra mente coscienza spirituale. La consapevolezza spirituale diventa la terza componente tramite l'anima e sé superiore superanima. Mano a mano che vi sintonizzate con le frequenze superiori di luce, vi abituerete al flusso del respiro del sacro fuoco, che è stato definito il fiume di vita, amore e luce. C'è una radiosa potente corrente nascosta di conoscenza codificata in questo fiume vivente di luce. È un codice di genio creativo, tuttavia, dovete attingere alla saggezza della sacra mente per accedere a questo potere innato. Desideriamo anche ricordarvi che le vostre mani sono una delle connessioni più sviluppate al vostro cervello, perché ci sono cristalli generatori eterici incorporati nei palmi delle mani. Essi sono stati progettati per essere tra gli impulsi elettromagnetici più forti del veicolo fisico. Ecco perché coloro che hanno attivato o sviluppato il potere di guarigione nelle loro mani sono così efficienti nell'arte della guarigione. In futuro, avete il potenziale per sviluppare nuovamente le cellule della memoria nelle vostre dita per poter accedere alle informazioni consce o inconsce attraverso il tatto. Un buon esercizio sarebbe quello di tenere in una mano un cristallo, che avete autoprogrammato come un cristallo generatore di guarigione mentre vi concentrate sull'attivazione delle capacità di guarigione nei palmi delle vostre mani. Per mezzo dell'esercizio del respiro dell'infinito, concentratevi sull'inviare, sentire le particelle adamantine di luce dentro i vostri palmi. I vostri palmi diventano molto caldi ed iniziano a formicolare. Potreste metterci un po' a sentire le sensazioni, tuttavia, acquisirete gradualmente la capacità di inviare la luce di guarigione del Creatore a parti localizzate del vostro corpo. La futura guarigione comprenderà guarigioni dinamiche illuminate con la capacità di trasmettere ai pazienti fasci di guarigione di luce divina simili ad un laser. Il Reiki ed altre tecniche energetiche si basano su questa antica conoscenza esoterica. Voi, seme stellare, vi state risvegliando alla consapevolezza della vostra eredità celeste, che è stata codificata dentro l'atomo dei cristalli semenza e custoditi nella vostra sacra mente. Inoltre, siate consapevoli che c'è una magnifica storia di coraggio ed eccellenza intessuta nel viaggio violento e spesso tedioso dell'evoluzione umana. State sperimentando una resurrezione delle capacità extrasensoriali e delle capacità della coscienza superiore, che sono rimaste dormienti per molti secoli. Tuttavia, aprire la porta sigillata della saggezza interiore, la sacra mente, richiede dedizione e sforzo. È di vitale importanza che impariate a fidarvi ancora una volta della vostra guida interiore. Un cuore amorevole e grato purifica la coscienza e crea tranquillità e pace mentale. Diventa uno stato d'essere costante e non soltanto una pratica occasionale. È evidente in ogni aspetto dell'esistenza terrena che l'umanità si sta risvegliando al sogno illusorio delle ere passate mano a mano, che la rinfrescante luce della coscienza divina permea tutta la creazione. Ogni anima ha un codice di coscienza unico dentro la propria cellula divina dal nucleo di diamante. Questo codice contiene la risonanza perfetta o le armoniche per ogni vita. Una delle meraviglie di ricalibrare la vostra firma energetica con la vostra canzone spirituale è che le frequenze sintonizzate iniziano a risuonare con i flussi di luce vivente che connette la vostra anima ai molti altri frammenti del vostro sé superiore. In quel momento, inizia veramente il vostro processo di ascensione. Voi non potete ancora comprendere che siete fortemente interconnessi con tutti gli aspetti del vostro sé superiore. Uno dei più fantastici, più sorprendenti risvegli sia quando diventate consapevoli di essere un aspetto di un grande essere di luce multidimensionale. Vi ricorderemo ancora una volta questo importante fatto: tutta la creazione si sposta continuamente dentro e fuori dei modelli vibrazionali specifici, che noi chiamiamo firme energetiche o ottave di suono energetico. Voi venite identificati dalla vostra firma energetica e dalla vostra canzone spirituale, che determina la brillantezza della luce del vostro campo aurico. La vostra firma energetica è composta dalle frequenze del vostro veicolo fisico nell'ambiente di terza/quarta dimensione. Le frequenze equilibrate della quarta dimensione superiore e quinta dimensione sono conservate nel vostro sé spirituale e diventano parte della vostra canzone spirituale.
Amati, radicate questo pensiero fermamente nella vostra mente. C'è un numero incalcolabile di campi unificati di coscienza. Voi state per connettervi alle forze magnetiche di numerosi campi unificati di coscienza. State iniziando a sintonizzarvi con le vibrazioni della volontà divina, saggezza divina e divino amore. In un prossimo futuro, parleremo ulteriormente dei raggi divini per questo subuniverso e come il piano divino viene aggiornato e cambiato in modo drammatico per il progresso futuro. La matrice divina adesso sta cambiando da un esperimento di separazione e dualità ad una nuova realtà di riunificazione, integrazione ed espansione. Permetteteci di rinfrescarvi la memoria con queste importanti informazioni riguardanti i 3 principali raggi divini ed i 4 sottoraggi come, in passato, sono stati irraggiati verso l'umanità all'interno di questa esperienza subuniversale. L'energia delle vibrazioni mentali del primo raggio di volontà divina da Dio nostro Padre prima entra nel campo aurico e poi attiva i centri vitali del capo e di chakra prima di diffondersi in tutto il resto del veicolo fisico. L'energia delle vibrazioni del secondo raggio di amore e compassione da Dio nostra Madre fluisce prima nel campo aurico, e poi fluisce nella gola timo e chakra del cuore prima di diffondersi in tutto il corpo fisico. Le energie del terzo raggio ed i suoi 4 sottoraggi, le vibrazioni dell'intelligenza attiva del figlio/figlia, fluiscono in tutto il campo aurico e si concentrano dapprima sull'attivazione del plesso solare per poi scorrere attraverso il sistema degli altri chakra. Il plesso solare potrebbe essere definito il centro cerebrale del corpo fisico. Nell'ambiente di terza/quarta dimensione, è una stanza di compensazione per le emozioni. I 4 sottoraggi sono gli attributi, le virtù e le qualità necessarie per portare a termine la vostra missione come co-creatori nel regno della materialità. L'integrazione e l'armonizzazione dei 7 raggi della coscienza divina rappresentano uno dei passi più importanti nel processo di ascensione. Dovete consapevolmente costruire il vostro centro di luce al fine di rivendicare la vostra nave solare. La triade della nave solare consiste nella brillantezza della vostra cellula divina adamantina più la luce della vostra anima e la luce del vostro sacro cuore, che creano tutti la radiosità del vostro campo aurico di luce. Sebbene non siate ancora in grado di accedere ai modelli vibrazionali più potenti, raffinati dei regni superiori, tuttavia, le frequenze vibranti di tutti i raggi ed i livelli della coscienza divina influenzano ognuno di voi, ed anche la Terra, in ogni momento della vostra vita. Il sistema dei chakra ha capacità di magnetizzazione e radiazione. Più alti sono i modelli di frequenza che siete in grado di accogliere, più velocemente e più perfettamente i vostri chakra ruoteranno, irradiando in tal modo modelli di una maggiore potenza e di frequenza più elevata in tutta la vostra forma corporea e fuori verso il mondo. L'energia è sempre in movimento. La creazione è sempre in movimento. L'unica pausa è durante il punto di quiete della nuova creazione. Nel corso degli ultimi anni, il termine angelo della Terra è diventato un termine comune in messaggi spiritualmente orientati ed in missive canalizzate. Per chiarire, questo può significare qualunque anima che stia fermamente cercando di raggiungere la maestria di sé, in modo da potersi unire alle file dei servitori del mondo. Ci sono molte anime benedette che accettarono di incarnarsi sulla Terra per essere i rappresentanti degli arcangeli, che irraggiano le energie dei 12 grandi raggi della coscienza divina dentro questa esperienza subuniversale. Ricordate una parte importante della vostra missione sulla Terra è di contribuire ad intensificare la luce nelle dimensioni inferiori. Noi dei regni angelici siamo qui in massa per aiutarvi a superare questi tempi di evoluzione e grandi cambiamenti con facilità e grazia. Tuttavia, dovete chiedere la nostra assistenza, perché non possiamo violare il vostro libero arbitrio. Rivendicate il vostro legittimo posto come maestri di luce, carissimi, e ricordate, mentre integrate la conoscenza dello spirito e la verità illuminata, vi chiediamo di andare avanti e condividere la vostra saggezza. Vi siamo sempre vicini per guidarvi, proteggervi ed ispirarvi, ma soprattutto per amarvi. Io sono l'Arcangelo Michele. Trasmesso tramite Ron Herman.